Com'è l'esperienza delle Olimpiadi? Siamo tutti un po' Ciao ragazzi, benvenuti a Provinciali. In prima battuta ringrazio Varese News e Spazio Materia per l'opportunità che ci sta dando e possiamo iniziare. Devo ringraziare il mio Green Team, veramente il mio Dream Team, Leo e Bor, che oggi hanno fatto un po' di pazzie, ma ce l'abbiamo fatta. Bene, iniziamo questa puntata. Ci abbiamo messo un pochino a iniziarla, a programmarla, ma sono molto contento, molto contento di avere due amici che abitano a 5 minuti da casa mia, ho scoperto oggi. Ragazzi, vi presentate voi e sono atleti olimpici, possiamo dirlo. Sì, Sì. si può dire. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Io vorrei ringraziare voi invece per averci invitato, perché per noi è una bella opportunità, credo. E io sono Alice Codato e appunto, come annunciato prima, sono un atleta olimpico di canottaggio. Faccio canottaggio da quando ho circa 10 anni ed è ciò che mi diverte di più, direi. Bene, bene. Ciao a tutti, io sono Giovanni e sono il fratello di Alice, anche faccio canottaggio. Ho iniziato quando avevo 12 anni ed è stata una passione, diciamo, ho scoperto un po' per caso. E infatti è nato tutto da una vacanza al mare. Non anticipare nulla, non anticipare Non nulla. anticipo nulla. Aspetta. Allora diciamo dopo nelle domande. Adesso. Allora, partiamo dalla domanda di rito. E la nostra domanda di rito è: qual è il vostro posto preferito in provincia? Vabbè, dai. Allora, a me piace molto i panorami, soprattutto di questa provincia, le montagne. Mi piacciono tanto e secondo me è un posto che non in tanti possono vedere, è da Centrolago, vedere il Monte Rosa, per esempio quando sei nelle zone di Varese, intorno ai 1000-1500 e guardi il Monte Rosa, vedi proprio il lago, montagne e proprio tutto il monte come sfondo, secondo me è il migliore. Bello. Io credo sia appunto Gavirate, il lungolago, dove noi ci alleniamo e dove sono cresciuta per la maggior parte del mio tempo da piccola, dove con i miei amici andavo sempre a giocare, però mi piace anche molto andare sul lago Maggiore, dove appunto con le mie amiche di solito d'estate andiamo a fare un bel bagno, magari ad Arolo. Bene, ottimo. Ok, dai, allora Gio, stavi dicendo come avete approcciato questo sport? È stata una scoperta un po' per caso, perché appunto quando eravamo al mare eravamo sul porto, abbiamo visto questi ragazzi che uscivano con delle barche, non di canottaggio, però erano comunque barche a remi, erano abbastanza grosse e diciamo che mi è venuta un po' l'idea, ho detto vabbè dai, magari quando torno vediamo se a Varese c'è qualche società che appunto ha delle barche per uscire un po' a provare e da lì poi è iniziato tutto. È iniziato con la Canottieri Varese e poi dal 2015 ci siamo spostati entrambi alla Canottieri Gavirate. Quindi è iniziato prima te? Sì, ma proprio di un annetto, perché lei è più piccolo di me, di 4 anni, e non poteva ancora iniziare per le categorie, e ha fatto un altro anno di mini volley, poi ha voluto provare anche lei. Caspita, da mini volley a canottaggio? Io facevo prima mini basket, Ok. e poi da questa vacanza qua ho detto dai proviamo, mi è piaciuto di più, non so, forse sarà l'ambiente, e poi sono rimasto qua. Beh, effettivamente, quando vi ho visto con l'altezza, era anche azzeccato quello sport. Col canottaggio invece l'altezza è importante? Beh, io credo che una buona parte del canottaggio comprenda anche essere abbastanza alti, Sì? perché diciamo hai un po' più di fortuna o comunque ti giochi meglio l'altezza con le leve. Ok. Quindi più sei alto, più riesci a sfruttare la lunghezza della remata e magari andare anche più forte in gara. Quindi secondo me conta anche molto. Sì, poi ultimamente
Cioè di atleti olimpici sono tantissimi, sono quasi sopra il 1,90 m per i maschi e per le donne intorno al 1,80 m, 1,75 m, quindi dà una bella mano avere una remata lunga e le leve lunghe, quindi direi di sì. Però anche ho visto anche tanti ragazzi, magari non tanto alti, che però dicevano la loro in gara, quindi mai dire mai. Ok, mai dire mai, anche per un bassettino come me potrei Sì, chissà. iniziare. Allora, riprendiamo il discorso. Quindi hai iniziato prima te, Gio? Sì. E poi come hai deciso? Ho detto, caspita, comunque mi sono innamorato di questo sport, voglio continuarlo. Raccontatemi un po'. Allora, io facevo appunto mini basket, però diciamo non ero bravino perché diciamo non mi piaceva neanche tanto correre avanti e indietro per il campo, non lo so, non ci vedevo nulla di che, però poi quando sono andato in barca le prime volte mi è piaciuto anche un po' magari stare in un ambiente tra virgolette da soli, perché comunque sei in mezzo al lago, le prime volte uscivo sempre in barca singola e mi rilassava, mi piaceva, poi da lì comunque sei un ragazzo, non sai ancora bene cosa poi vai ad affrontare piano piano che passa il tempo, quindi all'inizio era sempre un po' uno svago perché comunque era un doposcuola, andavi a scuola e poi andavi in canottiere ad allenarti, passavi un po' il tempo, comunque anche conoscevi gente diversa e da lì poi mi sono affezionato. E te, Ali? Ma io sinceramente non avrei mai pensato di iniziare, diciamo, questo sport. L'ho iniziato maggiormente perché mio padre mi diceva: "Dai, ci son tante ragazze, vai, ti diverti." Sono arrivata ed ero l'unica ragazza della mia età, va bene, però comunque con il tempo ho trovato anche altre amiche di categorie superiori e iniziare questo sport da piccola secondo me è stato bello, anche perché mi divertivo molto a battere i maschi, diciamo. Quando si è più piccoli le donne tendono a svilupparsi un po' prima e quindi a battere anche i maschi e questo confronto mi piaceva molto. E poi con gli anni, appunto, col fatto di stare nel gruppo con le amiche, quando ho cambiato anche società e siamo andate a Gavirate, abbiam creato un bel gruppo e questo secondo me ha fatto sì che si crescesse e che mi aiutasse ad arrivare, diciamo, dove sono ora. Ok, posso chiedervi il motivo perché avete cambiato società? Ma perché sapevamo che c'era un allenatore molto bravo, diciamo un bronzo olimpico a Eh? Gavirate, e questa cosa ci ha spinto ad andar lì per appunto, Provare a provare, sì. fare, comunque qualcosa di diverso, perché lì a Varese diciamo che non ci stavamo più trovando come prima e abbiamo scelto proviamo a cambiare, a vedere se cambia qualcosa. E da lì poi effettivamente comunque a Gavirate c'era un gruppo di ragazzi maggiore e da lì poi io ho sempre fatto barche multiple, per esempio barche da 8, campionati italiani, abbiamo sempre fatto dei bei posizionamenti, avevamo vinto 2, 3 titoli, quindi comunque sono stato abbastanza stimolato e da lì poi son sempre rimasto a Gavirate perché è quasi come una seconda famiglia. Ok, ho due domande. Quando è che è stato il punto di svolta vostro che avete detto, caspita, ok, possiamo comunque vederlo anche come una prospettiva futura? E poi volevo un po' anche approcciare questo metodo, questo approccio sportivo che mi dicevate anche prima, che voi non avete una categoria dove gareggiate e basta, quindi potete gareggiare in singolo, in doppio, in multiplo ed è anche molto dinamica questa cosa, è molto bello come approccio allo sport perché almeno non avete solo una categoria, ma potete anche un po' spaziare all'interno Sì, del diciamo vostro che sport. sono specialità più che Sì. categorie, adesso c'è uomini e donne, però le specialità per esempio del singolo, del doppio, del 4 di coppia, per la specialità di coppia, ovvero con 2 remi, mentre la punta con un remo, quindi deve essere formata da uno che rema dispari, diciamo remo destro e uno pari, remo sinistro, e possono essere 2 senza, 4 senza e 8.
E gli col allenamenti sono anche timone. diversi, penso, giusto? Sì, anche Allora, qualche volta diciamo, diversi, però la gran parte del programma è simile per tutti. Cambia sì, esatto. comunque, le distanze sono le stesse, però cambia ovviamente il tempo che ci mette a fare una distanza. Certo. Cambia anche, diciamo, la tecnica di remata tra coppia e punta, perché appunto avendo 2 remi in un modo, mentre quando ne hai solo uno devi un attimino cambiare, però le basi rimangono sempre le stesse del canottaggio. E voi gareggiate in coppia? Da quest'anno abbiamo fatto, cioè coppie no, però abbiamo fatto una barca mista ai mondiali di Shanghai in 8 misto ed eravamo dallo stesso bordo. Io ero all'1 e lei era al 5, Ok. dispari entrambi. E com'è allenarsi con tuo fratello? Ma in realtà di allenamenti in sé ne abbiam fatti 2 direi. Quella barca l'abbiam provata 2 volte, siamo Poche arrivati volte. direttamente in gara e poi lì abbiam fatto batterie, poi finale ci siam trovati. Però direi che è stimolante ed è molto bello, diciamo che mi dà serenità avere lui in barca, sapere di avere un pezzo di famiglia, quindi molta tranquillità. E per te com'è? È stato strano, all'inizio, cioè pensi subito, vabbè, comunque una donna ha Via. meno forza degli uomini, però non è stato così, cioè in barca comunque si facevano sentire, forse anche perché pesano di meno, però comunque un buon rapporto peso-potenza. Mi è piaciuto stare in barca con altre 4 ragazze, specialmente Alice. Bene, dai. Mm. E dai, raccontatemi un po' il vostro punto di svolta. Quindi. Inizio io? Allora, diciamo che la mia prima gara con la nazionale è stata nella categoria junior, quindi nel 2017. Ho fatto una Coupe de la Jeunesse che non è un mondiale juniores, è una gara internazionale che si fa a chi non va al mondiale junior, quindi diciamo una sorta di nazionale B. Però diciamo che da lì comunque ero arrivato secondo e terzo nella specialità del lotto, comunque venivo da 3-4 anni dove facevo solo gare, per esempio campionati italiani o regate nazionali, quindi diciamo c'è stata una prima svolta, perché poi comunque passando di categoria con gli under 23 ho fatto anche lì il mondiale e europei under, dove sono arrivato terzo all'europeo under per 2 anni, sia nell'8 che nel 2 senza, e poi secondo me il vero punto di svolta è stato nel 2021, quando sono stato chiamato assieme a lei la prima volta nel gruppo olimpico, giusto? Era Sì. fine 2021. Da lì poi abbiamo sempre fatto allenamenti assieme col gruppo e da lì poi diciamo che è iniziato tutto il percorso che ci ha portato poi alle Olimpiadi assieme a Parigi. Wow. Sì, esatto, anche per me il punto di svolta è stato quell'anno lì, quella chiamata nel gruppo olimpico, quindi iniziare a fare i raduni assieme, anche perché io quell'anno lì avevo finito la mia categoria juniores, quindi era come saltare direttamente di categoria e andare al senior, balzare l'under 23, che sarebbe la categoria dopo lo junior, e saltare questi 4 anni e andare direttamente al canottaggio d'élite. Però anch'io comunque ho iniziato, devo dire, molto presto ad andare a fare gare, nazionali e mondiali junior, già anche quando avevo 17 anni, quindi per me è stata una bella novità, però ci si poteva anche aspettare questo. È stata una bella svolta proprio perché comunque da lì hai detto: "Okay, sono in gruppo olimpico, vediamo cosa si può fare". Poi la svolta vera e propria secondo me è arrivata quando davvero abbiamo qualificato la barca e abbiamo realizzato che saremmo andati a fare le Olimpiadi, perché fino all'anno prima il mio allenatore mi diceva: "Beh, quindi ci andiamo a fare le Olimpiadi?" E io lo prendevo in giro dicendogli: "Ma stai scherzando?" E poi invece mi ha portato proprio lì. Com'è l'esperienza delle Olimpiadi? Ma ti direi, cioè particolare perché ovviamente non è come i mondiali che ci sono ogni anno, ma è un evento che si svolge una volta ogni 4 anni, quindi diciamo la maggior parte delle persone, se non tutti, arrivano lì con magari un po' d'ansia, delle aspettative, però
al di fuori delle gare comunque è tutta una grossa organizzazione, vedi gente che viene da tutto il mondo, sport diversi, c'è un clima che non si vive banalmente ai mondiali che fai solo nel tuo sport, però comunque è un insieme di tutto, quindi vedi persone alte, basse, muscolosissime, gente di atletica, cioè vedi di tutto, quindi cioè la prima volta sono rimasto spiazzato quando sono andato nel villaggio olimpico, perché lì vedi effettivamente tutta la gente che pratica sport di alto livello e un po' ci rimani. Sì, anche per me è stato d'impatto, diciamo, appunto, camminare nel villaggio, banalmente incontrare atleti di un certo spessore. Per esempio anche un solo Nadal, con il Ok. quale ci siam fatti anche una foto e comunque girare e dire: "Okay, cioè io sono qui, Sì. siamo tutti allo stesso livello", quindi è proprio un'altra cosa. E poi l'emozione in sé della gara, appunto, parlo per me dal punto di vista canottaggio, comunque non è appunto come uno degli altri mondiali, perché può succedere di tutto e infatti ogni anno succede sempre di tutto, magari equipaggi che ti aspetti arrivino a prendere medaglie d'oro, invece poi arrivano ad arrivare secondi o terzi per un banale prendere il pesce, come diciamo noi con Remo, quindi Cioè? incartocciarsi. Ok. E di solito capita che magari stai arrivando a fine gara, sei davanti, Stanco, esatto, non perdi un riesci attimo neanche magari a l'attenzione, tenere più perdi i il remi in remo e mano, quindi ti l'avversario stringi ti un attimo in supera. acqua e Ed quindi è quello che di solito frega nel canottaggio, mh. comunque dà possibilità agli altri. Questo mi piace molto perché comunque qui c'è anche tanto di fortuna secondo me. Però ovviamente ci sta dietro anche tutto il lavoro che tu fai, perché uno quando finisce il quadriennio poi dopo parte dicendo: "Okay, ora devo puntare all'Olimpiade successiva". Quindi i mondiali sì, però secondo me è solo un percorso che ti porteranno a raggiungere davvero il tuo obiettivo, che è quello delle Olimpiadi. Mm, interessante. Sì, poi secondo me, cioè per noi magari non per tutti così, magari ognuno, pensa magari a viversi mondiale dopo mondiale e dice arriva all'Olimpiade, però non pensando già subito a tutti i 4 anni che hai davanti, però facendo diciamo un percorso magari anche di crescita, se così vuoi cambiare magari punto di vista e non puntare il focus solo su quell'evento che magari ti porta o ansia o comunque fai fatica a vedere la fine, perché comunque 4 anni sono lunghi. È anche un po' una festa, forse, per voi. Sì, 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 esatto. esatto, Sì, è il coronamento di, diciamo, i 4 anni precedenti, del di lavoro che lavoro, comunque sì. tu hai fatto. Forse il mondiale dovete un po' più dare una prestazione, Sì, secondo arrivare me con un po' più anche quello, quest'ansia. sì. Sì, poi magari il mondiale lo vivi ogni anno, quindi arrivi con un po' meno di ansia e cerchi magari una prestazione a livello assoluto migliore, anche se comunque alle Olimpiadi arrivano tutti nelle migliori condizioni possibili. Ehm, Sì, poi sì, credo che la cosa bene. speciale delle Olimpiadi sia anche il fatto che comunque, non può andare chiunque, nel senso che da noi ci sono posti limitati e tu devi qualificarti, Esatto, guadagnarti quel posto, mentre ai mondiali banalmente ogni nazione può scrivere quanti atleti vuole, mentre alle Olimpiadi sì. i posti son quelli, se tu sei lì vuol dire che sei davvero d'élite. Beh, congratulazioni ragazzi, soprattutto perché siete 2 giovani a Santo Stefano. Abbiamo 2 ragazzi di élite. Ma, domandina, se volete, descrivetemi un po' com'è il vostro sport. Quindi, adesso mi parlavate di tecnica, Mh-mh, comunque ci sì. deve essere anche precisione, ma ci deve essere anche un po' di fortuna. Penso che dipenda anche dalle condizioni meteo, no, dal Sì, del vento, lago, dal del vento, vabbè la fortuna deve esserci a prescindere. okay, Però diciamo che, per esempio se il lago è a favore, quindi a favore di corrente, la barca ha una velocità maggiore e tecnicamente tu dovresti cercare di interpretare una palata in modo diverso, perché comunque la corrente a favore la barca è un po' più veloce e tu dovresti sentirla più leggera, però cioè comunque, è molto diverso rispetto a gara contro dove sono gare più lunghe, quindi
cambia anche lì alla giornata, può cambiare, magari un giorno c'è favore, magari un giorno c'è contro, quindi devi saperti adattare in tutte le condizioni che ovviamente le provi anche nell'allenamento. Però beh, la tecnica di Voga più o meno a grandi linee è sempre quella. Poi ognuno ha il suo stile, però come tecnica pura è standard per tutti, diciamo. Sì, poi volevo aggiungere che il fatto di adattarsi al tempo meteorologico succede anche nel giorno stesso, perché ci sono state Sì. molte gare appunto nelle quali magari la gara prima c'era a favore, dopo 10 minuti la batteria dopo si ritrovava contro perché il vento gira, quindi qui davvero gioca molto anche la fortuna, soprattutto anche perché da quest'anno hanno iniziato a mettere la qualifica con il tempo, quindi se tu in batteria dopo non fai un certo tempo, la batteria dopo di te magari è al contro, quindi sai già che sarà più lunga la gara, farà un tempo maggiore, lì c'è davvero tanto da mettersi in Difficile. gioco, sì. Mh. Caspita. Sì, però Quindi diciamo è che tanta tecnica, ma anche un po' di ingegneria, cioè un po' di sì, e Sì, poi semplificazione. ovviamente esatto, anche c'entra adattamento. tanto la sensazione, poi anche le leve dei remi cambiano in base al vento, a come spinge la corrente. Son tanti fattori di mezzo che ovviamente in allenamento cerchi sempre di controllare, magari fai delle prove in un modo o in un altro per arrivare in gara e sapere più o meno già come è l'assetto migliore per te. Quali sono le caratteristiche del vostro carattere, parlo, che secondo voi la canoa La vi ha barca, aiutato, non canoa, scusa, barca. la barca vi ha aiutato a a crescere e migliorare? Quali sono, non so, la tenacia, il Ma la allora, io decisione? sono un ragazzo abbastanza timido, però devo dire che allenandomi in squadra mi ha portato comunque a fare un grosso cambiamento e comunque ad aprirmi anche con altre persone, banalmente che non stando qui in provincia non avresti mai potuto conoscere, perché comunque il raduno c'è gente che proviene da tutta la nazione, quindi conosci gente siciliani, ragazzi che vengono da Napoli, ma anche che vengono da Trieste, da ovunque, quindi hai cioè puoi comunque confrontarti con altra gente e da lì soprattutto questo mi ha aiutato ad aprirmi, anche magari a parlare dialetti diversi che prima non capivo, però dato che ultimamente ho fatto sempre la barca con un ragazzo di Napoli, diciamo che un po' sto iniziando a masticare il dialetto napoletano. Però secondo me questo come punto sorta di cambiamento, caratteriale, e come mio punto di forza la tenacia abbastanza, ma anche e soprattutto quella voglia di ricercare sempre una sorta di miglioramento personale, cercare sempre di fare qualcosa in più che magari non mi è riuscito il giorno prima, ma dire: "Okay, oggi non ci sono riuscito, però magari la prossima volta ci devo riuscire", e cerco sempre un modo per comunque cambiare questo qualcosa che non è andato e cercare di fare effettivamente meglio della volta prima. Okay. Sì, io credo invece mi abbia aiutato molto a sviluppare, diciamo la competitività, perché nonostante appunto sia comunque un gioco, perché noi ci divertiamo a farlo, la competitività serve molto e il canottaggio mi ha aiutato a svilupparla. Anche molta precisione, perché appunto ultimamente sto cercando di buttarmi tanto sulla tecnica, di sfruttarla al massimo e credo anche molto, diciamo, il gioco di squadra, perché avendo fatto l'8 alle Olimpiadi eravamo 8 ragazze in barca, quindi non è neanche facile, diciamo, trovarsi 8 tutte allo stesso punto e bisogna arrivare a compromessi. Quindi Perché secondo sono 8 me donne in una stessa sì, barca, È più secondo me il gioco facile, di Eh. squadra 8 uomini nella stessa barca. Ma sì, però diciamo che magari 8 donne c'è quella un po' più puntigliosa, quella che rompe un po' più le balle, quindi sì, è ma perché sempre un loro si approntano po' un po' una più di questione tutto. d'equilibrio, sì. Vai, E scusami Ali, vai, continua, quindi continua. no, niente, appunto il fare squadra, saper capire quando devi un attimo adattarti a alle altre persone che hai accanto
e sapere quando invece devi mettere un attimo a posto, quindi controllarle. Poi adesso ultimamente io sto facendo da capovoga, quindi sono la prima che dà la remata Ok. e Quella quindi gli che altri, esatto, Dal ritmo. sì, mi devono seguire e quindi cerco non di fare, diciamo, il capo, però cerco anche di ascoltare la persona qui dietro, capire le loro esigenze, ma allo stesso tempo, diciamo, controllarle, appunto. Ok. Ah. Voi dov'è che vi allenate? A Gavirate Attualmente a e Gavirate quando siamo a casa quando e siamo al raduno a Piediluco, a Terni, che c'è il centro nazionale della federazione. Ok. Quando è che siete entrati in federazione? nel 2000, cioè come gruppo, cioè come proprio base di allenamento, diciamo fissa nel 2021, però prima quando magari facevi le gare, per esempio mondiale junior, under 23, facevi solo un mese di raduno, che era sempre lì, però era un mese all'anno, mentre adesso sono 2 settimane, 2 o 3 settimane al mese. Mm. Quindi E, effettivamente dal 2021 abbiamo iniziato questo percorso. e nelle fiamme? Io Come? sono entrato nel 2022 e Com'è comunque l'iter per entrare nelle è fiamme? un concorso pubblico come tutti gli altri, però ovviamente il nostro è Per atleti. per atleti, Esatto. quindi è Quindi valgono i punti, delle gare nazionali, esatto. quindi se tu E anche prendi gare medaglie ai internazionali che valgono di mondiali, più, fai punti sul tuo curriculum, hai più possibilità di essere presa. sì. Perché è Invece un concorso io nazionale, sì, io sono tutti possono entrata farlo. nel 2024, l'anno delle Olimpiadi, e niente, da lì ho iniziato con lui questo percorso anche nelle Fiamme Oro. Esatto. Ah, perché prima giustamente non potevi allenarti con Esatto, lui. sì. E Cioè ci allenavamo comunque a Gavirate, però non eravamo nella stessa squadra certo, da quando avevo Facevi- fatto il cambio. certo. Tra di voi come è cambiato un po' il rapporto anche attraverso la barca? Diciamo che quando eravamo più piccoli era un po' più conflittuale, adesso ci Sì. veniamo sempre un po' più incontro, sì. Ma perché eravate anche in competizione tra di voi? Ma secondo me questa cosa della competizione la vede un po' più lei, però vabbè, quando eravamo piccoli comunque Sì, sei diciamo piccolo, che noi non gareggiamo non pensi a contro, perché certe cose, appunto siamo esatto. di due categorie diverse. Cioè Cioè, uomini e donne, a meno che esatto. non fai la barca mista, che però è stata introdotta da quest'anno. Sì, ma in qualsiasi caso non potremmo mai gareggiare contro, solo che per esempio noi durante l'anno svolgiamo dei test fisici a remergometro e a me di solito piace andare a vedere in classifica, ovviamente in proporzione maschio e donna, dove mi trovo io e dove ci trova lui. Quindi questo è il mio livello di competitività che io cerco tra noi due, diciamo, andare a superarlo sempre di più su questi test fisici. E vabbè, ovviamente lui non lo fa. Quindi te lo poni come obiettivo. Sì, esatto, Giusto, ci perché sta. comunque credo che alla fine aiuta anche me stesso a superarmi. Mhm. No, ci sta come cosa. E riesci a superarlo? Sì, Ultimamente sì. sì, sì, sì. Aia, aia. Aia. È un po' l'anzianità che No, sta vabbè, iniziando comunque. ad esserci, no? Ma vabbè, fisicamente diciamo ci sono ragazzi più forti nella nazionale, però nella controparte femminile penso che sia Alice ultimamente che sta facendo vedere effettivamente il proprio valore, però in barca comunque ce la giochiamo più o meno abbastanza quasi sempre, ce la Questo giochiamo. lo teniamo come... Sì, tra di Dopo lo noi, come salviamo, lo Vai. mettiamo come clip e la mandiamo direttamente ad Alice, così se la può risentire ogni volta. Mentre mi alleno. Si carica. Si carica. Siete suo fratello che lo disse in loop, li vediamo anche sottofondo. No, ottimo. Bene, bene ragazzi. Ma volevo chiedervi, quali sono le eccellenze nel mondo in questo sport? Quali sono gli stati che eccellono? Beh, Che dici? sicuramente Gran Bretagna, Mm? Olanda, ma anche molto America. Poi vabbè, avendo per esempio l'America comunque è grande, hanno anche un bacino di Certo. utenza maggiore del nostro. Però sono anche molto tecnici queste nazioni, quindi sono molto forti. Diciamo che hanno una storia diversa dalla nostra del canottaggio. Per esempio l'Inghilterra
ha molta storia nel lotto, infatti loro spesso vanno forti in questa specialità perché la coltivano proprio come fosse oro. E poi altre nazioni forti Ma un direi po' la Nuova Zelanda e l'Australia sì. comunque si son sempre distinte. Anche la Romania ultimamente, Ultimamente la le ultime Romania, Olimpiadi le hanno un sì, po' dominate loro, poi vabbè comunque fisicamente sono dei mostri, sono giganti, anche le donne le direi che donne sono grandi soprattutto, come sì. degli uomini, quindi è davvero molto difficile battere queste ragazze, però ce la si può fare. Ma, anche perché hanno delle condizioni ambientali, parlo di acqua, che li avvantaggiano? No, No, ma è più questione di prestanza fisica e anche metodo di allenamento sì, che comunque da quando è arrivato questo coach che è il nostro attuale coach, che è passato dalla Romania, ha fatto cambiare completamente il metodo dell'allenamento e in gara si è visto che effettivamente hanno portato col loro fisico un cambio di allenamento e ha portato a ottimi risultati. Quindi adesso è il vostro coach? Adesso sì, è il nostro coach della della nazionale, nazionale, direttore Della tecnico. esatto. nazionale. Ah, direttore tecnico. E lui è rumeno? No, è italiano, però era andato a allenare in Romania dal, mi sembra 12, 2016. 16. Sì, ha fatto le Olimpiadi del 2020 e poi quella del 2024 con la Romania e poi ha voluto ritornare in Italia, forse magari anche perché si sarà stufato magari della Romania, cioè, Sì. poi comunque avrà la sua famiglia qua, quindi ci sta questo cambio. Com'è allenarsi in 2 posti diversi? È difficile adattarsi? Ma allora, se ci alleniamo principalmente sui laghi, più o meno è abbastanza simile, mentre cambia un pochino se l'acqua è salata, perché c'è una densità dell'acqua diversa e quindi la barca galleggia in modo diverso e tu senti che la come risponde la barca è diverso rispetto a che gareggiare su un lago. E un fiume soprattutto cambia anche comunque la corrente che incide sulla velocità della barca. Sì, esatto, cioè questo è l'adattamento di cui parlavamo prima, ma comunque spesso ormai si conosce, sai come adattarti, cambi le misure, le leve dei remi, quindi sai come prendere i diversi tipi di acqua. Poi facendo comunque Piediluco, Gavirate, abbiamo imparato a capire com'è il lago, per esempio sappiamo che a Piediluco spesso c'è vento, magari comunque più pesante, mentre Gavirate è un lago molto più tranquillo, non c'è vento, sappiamo che puoi fare dei buoni tempi. Okay, perché io sentivo parlare anche di Mh. acque veloci, acque Eh sì, lente. questo. Poi ci sono anche proprio dei magari bacini artificiali dove sono non tanto profondi e lì di solito fanno tempi cioè tempi molto bassi appunto per la profondità del lago e anche magari anche con a Sabaudia, vicino a Roma, c'è questo bacino salato che quando spinge il vento a favore lì si fanno veramente dei bei tempi. Okay, quindi anche per una questione di record Sì. mondiali dovresti tener conto di tutte queste condizioni. Sì, ma infatti quando fai l'allenamento e vedi che comunque il lago cambia, ehm, tante volte tutta la squadra fa dei tempi prossimi ai record, magari quando c'è il lago a contro, ovviamente tutto Tutto più difficile. sì, diciamo i tempi si alzano e ti allontani dal record, però più o meno vale per tutti questo. Chi magari è più bravo sul contro, chi sul favore si vede, però più o meno cambia per tutti. Sì, ovviamente i record si fanno sempre sul favore, Sì. perché è Certo. davvero improbabile fare dei Mh. record a contro, quindi poi andando avanti negli anni, la tecnologia anche utilizzata per la barca, per la costruzione delle imbarcazioni sta sempre avanzando e quindi stan cercando di utilizzare sempre materiali che danno più velocità e comunque di sfruttare tutte queste cose. Sì, quindi c'è anche un'equipe Sì, ingegneristica Sì, dietro che deve le lavorare barche sulle barche. soprattutto, sì. Che è un'azienda italiana che diciamo sta dominando un po' il sì, mercato delle Come si barche. chiama? Filippi. Filippi.
Ok, dai, che è di... se vuole sponsorizzarci Filippi, io non lo so. Vediamo qualche sponsor ogni No, tanto. la nazionale ha sempre utilizzato barche provenienti da questo cantiere, quindi siamo, siamo abituati a utilizzare questo scafo, quindi te ne accorgi poi magari quando cambia, quando utilizzano materiali diversi, effettivamente si sente. Quindi quando entrate in gara avete bisogno anche di un tempo di adattamento per l'acqua? Sì, diciamo che quando arrivi a un evento, arrivi magari, se sono gare in Europa, arrivi 2 o 3 giorni prima, mentre se sei fuori dal continente arrivi anche una settimana, sì, comunque per adattarti anche al fuso orario. Ok. Che E poi sì, fai sì. la prova del campo gara ovviamente i giorni prima, esci, ti alleni, quindi già prendi confidenza con il lago, poi se magari devi fare dei cambi di misurazione li fai e poi fai la gara. E ci sono dei laghi in cui preferite gareggiare rispetto ad altri? Cioè top Sì. top Io 5? il lago di Il Varese, lago di perché Varese? sono sempre andata bene su questo lago, sul campo di Varese, dove comunque noi siamo nati, perché effettivamente siamo nati a Varese. E quel campo lì è un campo speciale secondo me perché ogni volta che ci sono gare, eventi, il tempo è quasi sempre dalla nostra parte, quindi tira quasi sempre favore, la posizione è perfetta e riesci a fare dei tempi molto veloci, appunto anche molto prossimi ai record. Quindi i record sono stati fatti a Varese. Alcuni Sì. sì, o anche altri in altre località, però ovviamente sempre a favore. Quindi siamo messi bene come lago di Varese. Sì, sì, è un bel lago perché comunque arrivano anche altre nazioni, per esempio ad allenarsi, sì. Esatto. Durante l'anno, ma anche in questo periodo d'inverno, perché essendo un lago abbastanza lungo come estensione, è comodo perché comunque fai dei tratti anche di 5-6 km dritti senza fermarti, che aiuta comunque per l'allenamento invernale, che ti fa un bel fondo, una bella base aerobica. Cioè, Sì, quindi ci sono poi nazioni che hanno proprio la sede anche qua. Non la l'unica sede è l'Australia, sì. che ha Gavirate al centro europeo Mhm. per gli sport, però altre nazioni vengono lì con le loro barche, vengono da o a Varese o a Gavirate con il loro carrello, con le loro barche, e trovano un posto in accordo con le canottieri per poter uscire. Ah, ok. A voi vi capita di incontrarli? Sì. Sì. Questi giorni a Varese ho incontrato la squadra del Belgio, uno o due ragazzi della Finlandia e della Svezia, e poi dovrebbe essere arrivata anche la Norvegia a Gavirate. Urca, visto che turismo Sì. sportivo Sì. che c'è. Ottimo, ottimo. Viva Gavirate allora. Viva il lago di Sì, Varese. sì, al lago di Varese. Sì, poi ogni anno facciamo sempre una gara internazionale almeno. Di solito è la Coppa del Mondo, mentre quest'anno saranno gli europei ad agosto. A luglio. Proprio ad agosto-luglio, è fine agosto, inizio luglio. E saremo lì a fare gli europei, quindi Quindi ci speriamo sono gli molto europei per a il tifa di Gavirate, dobbiamo casa. sponsorizzarli. A Varese. Varese. Ah, a Varese ci sono gli europei. Sì. Ottimo, dobbiamo sponsorizzarli, no? E se vogliono che facciamo qualche intervista là, chiediamo, giusto, ragazzi? noi ci proviamo, Sì. poi. Ma invece nella squadra c'è un po' di competizione tra di voi? Sì, come in tutte le squadre c'è chi magari vuole ambire al posto su quella determinata barca perché comunque si sa che fa risultato, però diciamo è sempre una competizione abbastanza sana tra di noi, a chi vuole comunque esprimere il massimo rispetto a se stesso, ma anche comunque rispetto agli altri, però alla fine è sempre comunque cioè ognuno sa più o meno su che barca finirà e qual è, diciamo, la sua specialità, però alla fine poche volte ci sono barche fisse, ce ne sono magari 2 o 3 che sai che effettivamente vanno, funzionano, rimangono quelle, le altre più o meno le cambiano tu, sì, quasi sempre. Ok. Non vi è mai capitato di
di conoscere delle persone da piccoli e poi rincontrarli in competizione o comunque un qualcosa che voi eravate un po' grandi e Sì, diciamo che io quando ero diciamo proprio piccolo, appunto stavamo dicendo prima che comunque a Varese si svolgono sempre una gara internazionale quasi ogni anno e nel 2014 mi sembra c'è stata una Coppa del Mondo a Varese e io avevo fatto l'aiutante ai puntili di partenza dove ci sono appunto 6 corsie dove gareggiano, ci sono 6 puntili di partenza dove c'è un ragazzo o una ragazza che tiene la punta della barca per poter allineare tutte le barche in fila per la partenza e io avevo fatto questo come volontario avevo aiutato per far sì che comunque la competizione si svolgesse e poi qualche anno dopo appunto tenevo questi 2 ragazzi che erano croati, che già gareggiavano ad altissimo livello già nel 2014 e poi quando sono entrato anch'io nel gruppo olimpico, ho fatto gare con la nazionale, li ho ritrovati, quindi diciamo già li conoscevo quando ero piccolo e anche da 2-3 anni continuano a gareggiare e ci gareggiamo anche contro. quindi loro sono più grandi di te. Sì, 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 Bella, abbastanza più interessante grandi di questa me. cosa. Sì. Te Ali? Hai qualche Io no, io da hai qualche piccola non ho curiosità? mai, diciamo, ritrovato una mia sfidante in gara. Però, beh, posso dire che quando ero junior mi allenavo in 2 senza con la mia compagna e in allenamento, quando veniva ancora l'Irlanda a Gavirate ad allenarsi prima dei mondiali, diciamo ci facevano, fare delle tirate, allenarci con questa singolista irlandese che andava molto forte e che dopo ho ritrovato sui campi gara. Ovviamente lei è anche una madre, quindi davvero era molto grande, è stato bello comunque rincontrarsi in giro per i campi gara. Fino a che età si gareggia? Non c'è Non un'età. c'è un'età, poi Esatto. ovviamente te lo dice il tuo fisico quando è l'ora di smettere o poi c'entra anche tanto la mente se vuoi continuare, non c'è una vera e propria età biologica, però è quasi sempre dettata sia dalla mente che dal fisico. Sì, c'è un nostro atleta collega che fino a qualche 1 o 2 anni fa gareggiava ancora a livello internazionale, ha preso anche medaglia a Tokyo e lui comunque aveva quasi una Sì, 35, sì, sì, una più di 35 di 35 anni. anni, sì, esatto. E comunque prendeva ancora medaglie alle Olimpiadi, quindi Wow. appunto non esiste un limite. Dai, Sei te tira fuori che il nome, tira fuori il nome, dai, facciamo. No, non si si può. chiama si dice? Si No, può, io non lo come non faccio si nome, può? no, Vabbè, no. ma è tutto merito, lo facciamo conoscere. Perché no? No, ma non è l'unico, comunque ci sono state anche tanti, anche tuttora, che continuano, che sono delle vere e proprie leggende. Per esempio, questi 2 ragazzi che dicevo prima, i fratelli Sinkovic della Sì. Croazia, comunque sono da un po' di anni nel giro e sembra che vogliano continuare ancora verso Los Angeles, quindi Spingono. sì, 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 finché vai forte, magari ti piace lo sport, il tuo fisico regge, perché no? Sì, Perché diciamo che loro van non forte anche continuare? perché ogni Olimpiade che han fatto han preso sempre una Sì. medaglia e una medaglia d'oro. Quindi diciamo Mh. che e poi loro rappresentano tutta la loro nazione, in quanto in Croazia, diciamo, non è molto forte nel canottaggio, ci sono loro 2, altre coppie di fratelli e basta. Quindi loro comunque, secondo me, hanno fatto molto per il loro paese f portando questi risultati. E voi come vi sentite a rappresentare un po' l'Italia in questi Ma mondiali, Olimpiadi? A dire la verità non ci penso tanto, però è più una riflessione che mi faccio a fine gare, non mi sento boh, ti direi che comunque ogni tanto sì, sento magari il peso di dire: "Devo comunque far bene perché sto rappresentando la mia nazionale", però
pochissime volte ci penso, alla fine vado in gara per me stesso e penso a fare il meglio per me, comunque anche a chi mi ha allenato, per rispetto, comunque cerco sempre di dare il massimo. Sì, esatto, anch'io di solito non penso tanto di rappresentare la nazione, però nel senso si sente che sotto un certo punto di vista hai un po' questa responsabilità di dire: "Cavolo, cioè devi andar forte anche per loro". Io l'unica volta in cui l'ho sentito molto, secondo me, è stato più che altro alle Olimpiadi, e anche il fatto di fare squadra, proprio rappresentare l'Italia, è stato il momento in cui siamo andati a fare la cerimonia di apertura e quando appunto eravamo lì sulle barche con tutta la squadra Italia, non solo del canottaggio, quindi con anche gli altri sport, mi ricordo che lì ci siam divertiti molto proprio a sentire questo spirito di squadra, perché comunque abbiam conosciuto ragazzi di altri sport, quindi è stato un bel momento di condivisione. Poi comunque sì, appunto in gare io vado per portare me stessa e appunto tutti gli allenatori, tutte le persone che mi hanno sostenuto fino ad ora, che continuano a sostenermi. Ok, allora, piani futuri, quindi piano futuro medio termine, penso sia le Olimpiadi, no? Sì. Sì, poi a breve termine il mondiale di abbastanza breve termine il mondiale di quest'anno ad Amsterdam e obiettivo medio termine, sì, è le Olimpiadi di Los Angeles. E invece in un futuro cosa vorreste fare? Anche al di fuori del canottaggio. Beh, io sicuramente, continuerei con il mio percorso di studi che sto seguendo ora, che appunto è design del prodotto, Dov'è che lo fai? e studio online Ok. all'Università Mercatorum. E ci sto cercando anche di seguire, diciamo, classi con interior design, perché il mio obiettivo sarebbe appunto diventare architetto di interni. Però ovviamente questo io lo vedo ancora un po' come un futuro lontano, perché probabilmente potrei vedere dopo Los Angeles anche un'altra Olimpiade, quindi non so bene. Se no, volendo potrei anche comunque rimanere, diciamo, in polizia, in quanto atleti uno potrebbe fare il passaggio a poliziotto ordinario e imparare il vero e proprio lavoro del poliziotto, poi scegliere l'ambito che si vuole e specializzarsi. Io ho studiato chimica e ho fatto laurea triennale e diciamo che mi può tornar comoda magari in polizia, magari con la polizia scientifica e comunque adesso sto facendo anche un master in criminologia, quindi potrebbe essere la mia strada, però non è mai detta l'ultima. Quindi non vi Si vedete vedrà. dentro ancora in barca o fare qualcosa? Ah, e magari come allenatore per ora non ci penso. Secondo me è una cosa più che ti viene da dentro e magari quando smetti, magari lasci perdere 1 o 2 anni, però poi se comunque ti torna la voglia di questo sport, fai sempre tempo a fare l'allenatore, comunque aiuta l'allenatore in società, perché comunque vuoi ritrovare il tuo gruppo di amici che comunque ti ha seguito tutto questo tempo e secondo me anche questo come allenatore può portare comunque a un riavvicinamento, comunque a non staccarti mai da questo sport. Sì, appunto, anche secondo me sì, ci potrebbe essere anche questa strada. Infatti io ho preso anche un diploma da allenatore di primo livello, però non sono ancora sicura di cosa veramente potrei fare come allenatrice, perché comunque hai tante responsabilità sotto. Quando sei un atleta comunque sei tu, responsabile di te stesso, invece quando diventi allenatore inizi ad avere un po' più in gioco anche gli altri, diciamo. La responsabilità anche degli atleti di per Esatto. sé. Anche con design del prodotto, volendo, potresti ridisegnare le barche, No, più migliorarle. che le barche magari le divise da competizione. Ah, Spesso ok. le altre ragazze mi chiedono magari di disegnare un po' le divise per fare magari, più una cosa nostra di gruppo, creare divise femminili e poi E lo fai. questo. Sì, magari faccio qualche disegno, però poi dopo non si arriva mai al sodo, diciamo. Noi dobbiamo mettere in gara divise fatte dai sponsor che ci sono, scelte dalla nazionale, quindi è difficile come cosa, però volendo si potrebbe farci fare noi
da persone che conosciamo, diciamo questa cosa. Fai un portfolio, poi lo porti a qualche casa, non si sa mai che... Sì, c'è già un gruppo di ragazze irlandesi che si chiama Big Strong Girls, che ha fatto un proprio, diciamo, brand logo in cui vende queste divise da allenamento del canottaggio e molti ragazzini le comprano. Infatti anche noi vorrei una delle loro. Beh, se ci vogliono sponsorizzare poi gliele regaliamo una, dice giusto, non si sa mai. Io chiedo, visto che dobbiamo raccoglierci volare qualche soldo ogni tanto. Ogni tanto dobbiamo farla sta cosa, scusate ragazzi, Giusto. però ci vuole. No, bello dai, però è bello anche che ho iniziato a pensare a qualcosa al di fuori della canoa e comunque che rimane sempre all'interno dell'ambiente Sì, canoa. secondo me ci deve Barca. Barca, ci deve scusa. essere anche questo livello, pensare fuori dalla barca, perché comunque sì, è giusto stare sul focus, però certe volte bisogna anche riuscire, secondo me, a staccare, essere bravi a staccarsi un po' e poi ritornare. Anche i vostri coach vi insegnano questa cosa, nello staccarvi e Sì, tanti comunque quando fin da piccolo mio allenatore mi diceva sempre va bene allenarsi, però non trascurare lo studio che comunque è una parte fondamentale dello sviluppo del tuo percorso di vita, quindi diciamo ho fatto un po' sempre mio questo consiglio e me lo sto portando avanti, comunque cercando di fare qualcosa di diverso oltre ad allenarmi. Ultima domanda, e poi ve ne faccio altre due. Sì. Una che mi è venuta prima, poi dopo non ve l'ho più fatta. I vostri genitori non sono mai andati in barca? No. Mio papà forse ha provato qualche volta, ma giusto Quindi voi 2 o 3 siete volte di proprio numero. una scoperta per la famiglia. Sì, 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 è tutto per caso è stato. Wow. Dai, date un messaggio a chi vuole iniziare o comunque sponsorizzate un po' il vostro sport. Allora, se vuoi far fatica è lo sport giusto perché di fatica devi farne tanta, però se vuoi cambiare dai soliti sport classici con la palla, sport di squadra, comunque è un'avventura perché inizi che comunque fai i primi passi in barca dove non riesci a stare in equilibrio, però poi giorno dopo giorno comunque vedi sempre dei miglioramenti, vedi sempre quel qualcosa che non c'è nei classici sport, soprattutto anche l'ambiente, i posti che puoi visitare, c'è di tutto, quindi secondo me se vuoi cambiare dai soliti, il canottaggio è quello giusto. Sì, diciamo se vuoi provare un ambiente nuovo, quindi trovarsi appunto, come diceva lui prima, in mezzo al lago, anche da soli, è lo sport giusto, diciamo, però anche fare tanta squadra, perché secondo me con questo sport trovi davvero molti amici, trovi nuove conoscenze, riesci a espandere un po' di più i tuoi orizzonti e poi se riesci ad arrivare anche a livelli alti viaggiare molto, perché comunque magari ti ritrovi a fare gare internazionali in qualsiasi parte del mondo, non so, noi siamo andati a Shanghai ai mondiali, l'anno scorso sono andata anche in Canada per i mondiali under, quindi comunque ti aiuta anche a visitare un po' il mondo se ti piace viaggiare. Beh, dai, questa è una figata, poi anche Sì. è una figata del vostro sport che viaggiate molto. Va bene, grazie ragazzi. Grazie di Grazie a te. tutto, grazie per la vostra disponibilità, davvero è stato bellissimo. Ringrazio i miei ragazzi alla regia, ringrazio Varese News, Spazio Materia per sempre questa possibilità e a voi ragazzi mi raccomando seguiteci perché noi abbiamo un po' di view ma ultimamente bisogna un po' schiacciate il follow perché bisogna incrementare, per noi sarebbe un gesto bellissimo e grazie a tutti, un bacio. Dipende un po'. La media Sì. 45 minuti. Loro diciamo che a 45 minuti mi iniziano a far vedere. Ma che... Esatto, bravissimo, tipo, hai rotto i coglioni, cioè smetti di parlare Però perché diciamo che se l'argomento è buono